Per questo Natale prepariamo la ricetta storica e tradizionale della nostra famiglia, ossia la pasta imbottita della nonna Maria. Magnifica, caspita, guarda che profumo. Partiamo con qualche giorno di anticipo per la grande cena di Natale. Un bel pezzo di cappello del prete. Faremo un bel arrotolato, un arrotolato partenopeo si chiama, con questi ingredienti. Un pochino sbriciolata la salsiccia, dei pezzi di fontina valdostana, parmigiano reggiano 30 mesi, qualche aglio e foglie di prezzemolo tritati. Poi faremo a parte, sempre nella stessa cottura, queste si chiamano braccioline. Per la preparazione della pasta imbottita serve innanzitutto dividere per step tutta la ricetta, quindi trituriamo l'aglio e il prezzemolo che ci servirà per realizzare il cosiddetto ragù napoletano. Quindi sgraniamo e rosoliamo la salsiccia che poi aggiungeremo al nostro rotolo partenopeo e ai nostri involtini. Per chi non lo sapesse, il ragù napoletano al suo interno non ha un macinato di carne, ma appunto questi arrotolati di carne con all'interno prezzemolo, aglio tritato e io ci aggiungo anche un pochettino di salsiccia precedentemente rosolata. Per insaporire ancora di più, in realtà gli ingredienti non sono finiti perché aggiungiamo i formaggi, quindi il parmigiano e in questo caso la fontina valdostana, che in realtà può essere sostituita anche dal caciocavallo. Eccolo qua, lo distribuiamo perfettamente, bella coperta e questo è il risultato. Super! Come avrete capito il piatto è molto leggero, quindi olio a piacere, già che ci siamo, e poi iniziamo ad arrotolare. Io per arrotolare faccio una normalissima legatura tipo salame, molto semplice, e poi vado a chiudere dall'altra parte, in modo che sia ben stretto. Finiti gli involtini, ora è il turno dell'arrotolato partenopeo. Bello grosso, ma affrontabilissimo. Avanti con lo stesso tipo di legatura. Importante è fare dei nodi belli saldi, bello stretto, in modo che tutto il contenuto non fuoriesca in cottura. Ecco il check della chef. Questo è il risultato, adesso sentiamo il parere dell'esperta. Bravo, sei stato bravo. Mettiamo via? Mettiamo in frigo per questa notte. Vai. A domani e riprenderemo, così si insaporiscono. Non avendo fretta, il giorno dopo mettiamo a rosolare la carne, così si è bella insaporita. La rosolatura serve per sigillarla all'esterno e renderla molto più resistente in cottura. Poi gli dà quel saporino di arrosto che miscelato al pomodoro ti fa avere un risultato eccellente. Rigorosamente nello stesso olio di cottura con i suoi succhi della carne aggiungiamo un po' di cipolla triturata fine fine e via che si procede alla preparazione del sugo, che poi sarà in realtà la base del famosissimo ragù alla napoletana. Una volta rimessa la carne in cottura, iniziamo con la conserva di pomodori artigianale famiglia Falciano. Eccoci qua, tradizione anche questa dei nostri parenti campani. Mettiamo 3 intere bottiglie, come vedete, di birra, le imbottigliamo noi ogni anno, di conserva di pomodoro e basilico, un pizzico di sale e via in cottura per arrivare a questo fantastico risultato. Step 2, preparazione delle polpettine. Battuto di aglio e prezzemolo, facciamo un macinato misto, praticamente un terzo maiale, un terzo manzo, un terzo salsiccia. Misceliamo il tutto e iniziamo poi alla preparazione dell'impasto delle nostre micro polpettine per la pasta imbottita. Eccole qua, si inizia a rollare polpettina per polpettina. Vi dico soltanto che alla fine della giornata ne abbiamo rollate 347. Eccolo qua, c'è bisogno dell'aiuto della diva della cucina, mia madre. Super impegnati, guardate le facce di tensione, qui è un lavoro incessante, senza fine, polpettina su polpettina, finché non si arriva al risultato finale. Eccolo. Il piatto è leggero e dietetico ed è per questo che le polpettine vengono fritte in quest'olio bello caldo
un pochettino alla volta per non rovinarle, si fanno scolare comunque su un fogliettino di carta assorbente e poi dopo vi farò vedere come verranno distribuite. Risultato top! Qui siamo allo step 3, realizzazione della pasta fresca battuta a mattarello. Questa ci servirà per realizzare delle lasagne che andremo poi a precuocere molto velocemente nell'acqua bollente e poi per realizzare quasi alla fine la pasta imbottita. Riassumendo quindi: ingredienti: polpettine fritte appena preparate, pasta all'uovo appena stesa che va poi cotta, e questo è il sugo con cui condiremo tutta la pasta. in acqua bollente massimo 1 minuto per evitare che la pasta si scuocia. Oh, scusate, guarda che mangiamo. Assembliamo tutti gli ingredienti realizzati finora e strato dopo strato creiamo la nostra pasta imbottita. Oliato il recipiente. Iniziamo col primo strato di pasta, poi procederemo a spargere un velo di pomodoro, poi formaggi che sono la mozzarella e la ricotta fresca, una bella spolverata di parmigiano e poi le nostre amatissime micro polpettine precedentemente fritte. E così strato su strato su strato. Qui iniziamo il secondo strato, eccolo qui, quindi di nuovo pasta, una bella spolverata di pomodoro che poi è ragù alla napoletana. Mi sono ricordato che poi nel primo strato avevo dimenticato il parmigiano, ma non fa niente. Doppia razione di parmigiano nel secondo strato, ovviamente a piacere. E poi si ricomincia. Come ad ogni buona cena di Natale e preparazione, si raduna intorno a me un po' di famiglia a guardarmi, come quando io ero piccolo e cucinavo insieme alla nonna Maria questa pasta imbottita. Purtroppo la nostra nonna non c'è più, non è più tra noi, ma noi la ricordiamo ogni anno con questi piatti che lei ci preparava sempre ad ogni Natale, in cui si radunava tutta la nostra famiglia a casa sua. È pronta la pasta finalmente! Andiamo a vedere come è venuta. Siamo pronti? Collaudo, via! Magnifica, caspita. Che bella. Voi Buona. ragazzi siete a Che dieta, buona, vero? No, io non sono più a dieta. La mangiavo tutta.